Oggi ci siamo svegliati così, siamo sempre ormeggiati qui nell'Ansa della Palmaria, di fronte a Porto Venere. La meteo è bruttina, perché comunque è previsto brutto tempo, piogge, anche piogge molto forti per 2 o 3 giorni, quindi poi ci sposteremo nuovamente, magari torniamo alle Grazie. Altra giornata uggiosa in quel del Golfo di La Spezia. Siamo fronte Porto Venere nuovamente e ora veleggiamo un pochino. Qui abbiamo la Pogoria, che è una nave scuola polacca che parte da Genova, fa la costa ligure una settimana, gli studenti, guardate che bella. Certo che ha un'infinità di cime che mi perderei pure io a capire quale cazzo e quale no, Mauri, che dici? Oggi vento poco, cielo plumbeo, infatti lo si vede dai miei capelli che sono una criniera gonfissima, sembra una leonessa, troppo umidità. È in arrivo la pioggia. Volevamo farci una veleggiata, ma il vento, come dicevo, non ce n'è. E quindi niente, ci facciamo un giro nel golfo. Ora siamo arrivati allo splendido paesino di Tellaro, uno dei borghi più belli d'Italia, che sicuramente vale la pena visitare da terra. Dal mare è splendido, però il bello di questo borgo è da terra. Eccolo qui. E alla fine siamo tornati alle Grazie, eccoci qua. Siamo più o meno nel punto di prima, con i nostri amici francesi qua vicino. Amici. Insomma, Manco li conosciamo. manco li conosciamo. Qua ci passeremo qualche giorno, va. Visto che domani è prevista pioggia. Oggi doveva diluviare. Previsioni meteo, poi dite che in Liguria ci sono i meteo forecast delle televisioni che dicono non muovetevi, allerta gialla, allerta arancione, allerta verde, allerta birulò, viola, ok? Guardate che giornata. Oggi doveva diluviare. Giornata stupenda. Oggi è il 21 settembre, è iniziato l'autunno e guardate che bello, siamo in maglietta. Giornata splendida. Poi vedremo, magari dopo qualcosa farà di pioggia, però al momento il cielo è completamente sereno. Bello, di legno, supplementi. Grazie. Oggi con il sole anche le barche d'epoca hanno un altro splendore. Guardate che belle che sono. Come hai fatto? Un'altra rima oggi? Ci delizi con queste rime di tua iniziativa. Questo è un porticciolo dove, una banchina più che un porticciolo, dove stazionano principalmente barche d'epoca, barche in legno o comunque barche che hanno una storia affascinante della navigazione da diporto, quando prima ancora che si creassero le barche in vetroresina, quindi si rendesse utilizzabile il diporto alla massa, era allora privilegio solo di pochi ricchi. Questo piccolino qui è uno yawl molto bello, con l'albero di mezzana a poppa via dell'asse del timone, ed è un armo veramente splendido. Praticamente la mezzana faceva da secondo timone. Oggi giornata di sole e nonostante ieri fosse nuvolo ci si è resi conto che i pannelli solari non caricavano nulla. Quindi oggi ci siamo andati alle manutenzioni per vedere di risolvere il problema. Ne abbiamo 2 di pannelli solari qui sopra di me.
problema era che i pannelli erano collegati in parallelo, quindi probabilmente uno dei due pannelli è andato in corto ed essendo in parallelo chiaramente non mi dava più corrente da nessuno dei due. Adesso non dava più carica. Non dava più carica. Disattivando alternativamente, togliendo il parallelo e attivandone uno per volta, ci siamo accorti qual è quello che è andato in corto, che è questo. Adesso invece di avere due pannelli da 125, quindi un totale di 250 watt, ne abbiamo solo uno da 125, però almeno quell'uno da 125 qualcosa ci ricarica. Meglio che nulla. Con il sole di oggi vediamo verso sera quanto carica. Ci eravamo accorti che non caricavano più, No. Quindi... Poverini, sono arrivati anche loro a fine stagione, Mauri. Sono 6 anni che li abbiamo, quindi... 6 anni sono anche loro un po' stanchi. Sempre un problema dietro l'altro. Essere in barca vuol dire avere sempre qualche problema, piccole manutenzioni da fare costantemente 24 ore su 24. Dobbiamo pur far passare il tempo, siamo qui in attesa e quindi lavoriamo. Questo per tutti quelli che pensano che andare in barca sia la scuola a vela, il timonare, il tenere le vele perfette, metterle con una massima resa. Certo, in regata c'è anche questo, ma quando si è in giro per 4 mesi con la barca e la barca è casa tua, c'è tutta una serie di altri interventi che sono necessari fare. Bisogna essere un po' elettricisti, un po' idraulici, gestione dell'energia, essere un po' meccanici. Bisogna sapere fare tutto questo. Io, che ero un topo da laboratorio, gli occhi me li sono giocati al microscopio nel periodo in cui ero giovane, ho dovuto imparare tutto questo tipo di operazioni e questo è navigare, non timonare e basta. Anche questa è lezione di vela. Belin, che uomo che ho. Pare proprio che stia piovendo, guardate un po'. C'era questo bellissimo sole stamattina, ma è durato ora di notte. Io sono sotto a lavorare al computer, al caldo, al riparo della pioggia e si sta bene comunque. Attendiamo che altro fare. Nubifragio. Sta piovendo di brutto. C'è stato un nubifragio mostruoso e è durato un 40 minuti con forti folate di vento, pioggia da impazzire, ci ha riempito il tender di acqua. Ora stavo notando questo strano fenomeno che è scesa a terra nell'acqua e sta arrivando un fiume completo di terra. Il fiume ha portato tutta la terra in mare. C'è questa striscia di terra pazzesco. Se già prima qui non facevo il bagno perché l'acqua non è delle migliori, adesso tanto meno. Adesso tu lo vuoi fare? No, adesso proprio no. Io l'ho fatto quando le condizioni lo permettevano, diciamo che adesso non è il caso. Odore di terra. Senti. Sembra di navigare in un fiume, talmente ce n'è di terra in mare. Ha un colore che pare il Gange in India. E ci sono gli indiani che ci fanno i riti, le abluzioni, riti sacri. In questa giornata uggiosa e ventosa c'è sempre qualcosa da fare. Qui ha piovuto quasi tutta la mattina con un'acqua che erano
mesi, anni che non la si vedeva, e noi abbiamo lasciato il tender al traino. E che succede? Guardate Mauro che fa, svuota il tender che è pieno d'acqua. Quanti litri d'acqua ci saranno in quel tender? 20 minuti che sto svuotando. Almeno passi il tempo, no Mau? Ho notato che da quando svuoto il tender si è alzato un po' il livello del mare. Può essere. Quanta acqua c'era dentro il tender? Qualche litro c'era. Ora comincia a far freschino. Infatti notate il mio abbigliamento molto sexy, calzino su vestitino. Siamo dalla parte del campo sportivo delle Grazie. Noi siamo la parte alta del corpo in versione invernale, la parte bassa in versione estiva. Ci sono anch'io ovviamente, che voi pensavate che non ci fossi. Anche qui Siamo a livello A, strada. livello strada, difatti qua vedi che passa diretta. c'è la Bettina Sono qua. che mi piedina. Seguo. Siamo sempre alle Grazie. La barca è ben ormeggiata nella baia e oggi noi andiamo a fare una cosa un po' diversa, o meglio, ci hanno invitato amici in Porto Mirabello a Spezia e andiamo a pranzo da loro. Eccolo Mauretto che è arrivato, ha preso i biglietti e andiamo Italy col bus. Organization, Non ci sono. biglietti esauriti. Andiamo a Porto Mirabello. Stiamo superando il ponticello, adesso però non sappiamo dove andare. Adesso quindi chiamiamo dovresti- i ragazzi e sentiamo. Ci sono anch'io. Dove? Qua. Qua sarebbe Porto Mirabello La Spezia. Ciao. È il costume da bagno. Eccola. Che abbiamo due marinai professionisti, Giulio e Simona. Adesso finiamo il nostro lavoro perché siamo con degli amici, quindi non voglio avere troppo tempo per registrare, eccetera, eccetera, eccetera. Ci risentiremo dopo perché quello che ci diciamo tra amici è in privato. Certo. Abbiamo passato una piacevole giornata con Giulia e Simona. Bevuto e mangiato? Bevuto e mangiato a Porto Mirabello. Siamo di nuovo sul ponticello del ponte Mirabello. Andiamo a riprenderci. Il nostro autobus che ci porta a Casina alle Grazie. Ormai abbiamo il domicilio alle Grazie, noi per un paio di settimane. Ormai una settimana l'abbiamo già passata, Ne manca ancora una. ne manca ancora una. Siamo in auto. Quindi da Spezia andiamo Alle Grazie.
Bettina è rientrata e si è messa subito a Al lavoro. lavorare. Diciamo Guardate che che giornata. il diluvio non si vede. Poi i turisti piemontesi padani, i turisti piemontesi, lombardi, veneti, eccetera, ma soprattutto i padani, non vengono giù perché vedono questi allarmi. Venite in Liguria, guardate che giornate che ci sono, anche d'inverno, sono così. Se non fosse per quel quarto d'ora ogni tanto che la donna ci concede, vivremmo benissimo per conto nostro. Birre, calcio, Vattene da risate. solo. Scorreggia sotto i piumoni, ci divertiremo come Divertiti, grattamento di divertiti. palle, saremmo felicissimi. C'ho da fare, dopo sono una una donna giornata- impegnatissima. Quando io parlo però non parlare sopra perché altrimenti uno si sente un emerito. Allora, ripeti che questo togliamo, dai.